Boh. Buonasera. Dovevo essere solo a presentare la Serendipity Academy, però proprio serendipicamente si è verificato un evento nel senso di un guasto alla vettura che ha fatto sì che la vecchia conoscenza Daniela ci ha accompagnato, il regista e me, e allora l'ho invitata a trattenersi e parleremo insieme di Serendipity Academy. Hai sentito mai parlare di Serendipity Academy? Sì, ricordo di aver visto un film, Esatto, c'è un Serendipity, film molto carino, Serendipity, molto anche, diciamo, un po' melodioso, un molto po'... romantico, quasi Sì, stucchevole, però insomma, ecco, se uno vuol farsi un po' un'idea della Serendipity, c'è il film Serendipity, c'è un sottotitolo, vabbè, ok. Allora, Serendipity, come recita il biglietto, il nostro biglietto, cos'è Serendipity? In italiano è serendipità, è l'attitudine a trovare apparentemente per caso cose interessanti o di valore mentre si sta cercando altro. Tutti facciamo un'esperienza, non dico quotidiana, ma insomma frequente, di cercare le chiavi e trovare un documento, trovare gli occhiali, no, che avevamo smarrito, e ciò che troviamo ha un valore superiore, un valore non intendo monetariamente, ha un'importanza, ecco, un'importanza superiore a quella che andavamo originariamente cercando. Il nome Serendipity, serendipità in italiano, è di nuova coniazione, cioè è un neologismo che ha inventato uno scrittore del 1700, si chiamava Horace Walpole. Uno scrittore noir che scriveva romanzi gotici, che usa per la prima volta questo termine rispondendo a un amico, perché questo Horace Walpole era un collezionista abbastanza maniacale, e l'amico, in periodo era a Firenze, gli chiede: ma come li trovi gli oggetti delle tue collezioni? La risposta per lettera è: a volte li cerco, vado a cercare proprio quell'oggetto, altre volte lo trovo per serendipity. L'amico risponde da Firenze, da lì, dice: che vuol dire serendipity? E lui risponde: no, l'ho inventata io, mi sono inventato una parola, ricavata da un racconto che è I Tre Principi di Serendippo. Serendippo è il vecchio nome di Silon, e questi tre principi, a differenza di Gautama Buddha Siddhartha, che voleva andare nel mondo a cercare, a conoscere il mondo, a conoscere la gente, a conoscere i problemi delle persone, il padre di Siddhartha lo voleva tenere dentro, mentre quindi poi scappa Siddhartha e va a esplorare il mondo per poi diventare Buddha, per risolvere la sofferenza umana. Invece questi tre principi Serendippo al contrario volevano stare lì nella bambagia. Il padre a un certo punto dice: andate fuori, andate un po' a vivere, e li caccia dalla reggia, e questi inesperti della vita si trovano in delle situazioni che riescano comunque a risolvere per serendipity, no? per intuizioni, per casi fortuiti. No? Ora, avere un po' a mente Ulisse, no? Che si trova in situazioni tipo Polifemo, non è che uno ha studiato per affrontare il ciclope, ma grazie alla sua astuzia, l'astuzia che nell'Odissea viene definita la politropia. Ulisse è politropo. Vedo non conosci, ti vede un po' perplessa. No, sono tutte cose Allora interessanti. all'inizio dell'Odissea c'è un'invocazione alle muse, no, in cui Omero dice: o muse, ispiratemi nel raccontare le vicende del politropo Ulisse. Non c'è un equivalente italiano, infatti un amico greco mi ha detto: guarda, quando vado a leggere, questo sai greco antico, quando mi chiamano a fare le letture dell'Odissea, dice, lì questa parola insomma non c'è, e viene tradotta malamente. Comunque politropo vuol dire uno che comunque senza una preparazione precedente, grazie all'intuizione, appunto alla politropia, riesce a risolvere le situazioni. Quindi, allora, qui nel bigliettino si specifica che Serendipity Academy Firenze non ha una sede fisica, c'è una pagina Facebook,
nel quale poi troverete questo e altri video, e si indica che non c'è nessun'aula, non c'è nessun programma, non ci sono orari, non ci sono insegnanti, non esistono costi e, concludo dicendo, molta improvvisazione. Ecco, e qui siamo proprio nel campo della pura improvvisazione. Allora cosa c'è? Perché cosa c'è? Cosa c'è? Esatto, allora, cosa c'è? Vediamo. Allora, l'improvvisazione da cosa nasce? Allora, il fenomeno serendipità, cosa succede? Che io cerco un oggetto, può essere cerco gli occhiali, ok? Certo. Quindi se io cerco, quindi la mia volontà, la mia intenzione è di trovare gli occhiali. Se io trovo l'occhiale, vabbè, il discorso è perché ti trovo l'occhiale? Perché l'ho cercato. Quindi è logico, l'ho cercato e l'ho trovato, può darsi anche uno non lo trova, ma se lo trova, diciamo, attribuisce il ritrovamento al fatto che l'ha cercato. Ed è scontato. E questo, vabbè, e questo È non normale. contrasta la logica, no? Ma il fatto che io trovi un altro oggetto, che poi io affermi, ah guarda, io cercavo gli occhiali, ho trovato quello, ma meglio che abbia trovato quello anziché l'occhiale. Allora, se trovando l'occhiale io dico ok, lo trovo perché l'ho cercato, perché non attribuire un'intenzionalità anche all'aver trovato l'altra cosa? Beh, si può partire, secondo me, anche sotto un altro aspetto, di dire posso andare a cercare qualcosa che quello che arriva è quella cosa giusta per me. Ecco, appunto, si può anche esprimere certo. così, cioè... Però allora, non è facile, perché però- in questa società in cui bene, tutto è tutto molto programmato, codificato, esatto, ecco, siamo a questo punto. a questo Allora, posso ipotizzare che ci sia una volontà di cui non so nulla? certo, Allora, e che in quel caso specifico mi ha portato alla soluzione di un problema che era andare a cercare la cosa e magari la votava per smarrita. Allora, Serendipity Academy, l'obiettivo e la mission, no? È quella di vivere serendipicamente. il che non è molto facile. Il che non è molto facile. Specialmente Bene, in questo momento. In questo momento, allora la questione è questa, ma da che dipende? Da noi. Sì, Da noi, ma cioè, io posso alzarmi cioè- una mattina e dire oh, ho sentito Fabio, dice, adesso vivo serendipicamente. No, non funziona. non esiste. Però Però posso dire, ho visto la televisione, quelli mi hanno detto e io vivo serenamente, stando nella mia ignoranza. Io posso... Stando Allora, nella mia l'ignoranza, ecco, Chi l'ignoranza... si vuole risvegliare in realtà vive in una maniera diversa o pensa... Allora, in una l'ignoranza, maniera c'è Tommaso d'Aquino, tanto per dirne uno, ma Socrate, gente importante, parlavano della dotta ignoranza. Io so di non sapere, cioè in realtà dal punto di vista serendipico meno cose sai meglio è, perché ogni sapere è una codificazione. Certo. Quindi Sì. nel momento in cui io so una cosa, questo mio sapere in realtà mi condiziona. Certo. Quindi bisognerebbe smettere di agire sapientemente, cioè in base a quello che si sa, perché chi è che agisce in base a un software precostituito? I computer. Il computer fa solo le cose... I robot. I robot, esatto. Quindi se io non voglio vivere roboticamente, occorre che mi stacchi dal conosciuto, da quello che so. Ma siccome noi andremo su un canale di cinema, io faccio sempre il solito esempio perché è quello che suona meglio. Guerre Stellari. Guerre Stellari, Detto poco. che c'è? Grande film. C'è l'attacco alla Morte Nera, che è questa super stazione spaziale talmente potente da poter distruggere un pianeta, distrugge Tatooine. E a un certo punto le spie scoprono che non era ancora finita di costruire e le spie scoprono che questa immensa base spaziale ha un punto debole. Cioè c'è un canyon, va bene, al cui termine c'è un piccolo forellino e va sparato il razzo proprio lì dentro, ma a una dimensione di pochi metri, no? E cosa succede? Che parte l'attacco dei ribelli e varie navicelle infilano in questo canyon nel tentativo di sparare il razzo dentro questo piccolo pertugio, vengano distrutte. Cioè la contraerea la abbatte, no? E arriva il turno di Luke Skywalker, che era l'ultimo
che poteva... e a un certo punto sente la voce di Obi-Wan Kenobi che gli suggerisce usa la forza Luke, usa la forza Luke. Lui capisce l'antifona, la metafora e spenge il computer. Perché tutti gli altri usando il computer, usando la mente, usando quindi un paradigma, usando un algoritmo, l'hanno stoppato tutti. Lui dice ok, spengo il computer, detto diversamente, spengo la mente, spengo il mio sapere, perché il mio sapere non mi permetterà mai di compiere quell'azione. E colpisce il bersaglio e finisce il film con la morte nera e esplode. Certo. Allora, il discorso è questo: come si fa a spengere la mente? Potrei inserirmi dicendo una cosa che magari è anche un po' troppo poco, diciamo, adatta, non so se si può parlarne, che in realtà ora si sta vivendo una terza guerra mondiale, quindi a questo punto è una terza guerra mondiale basata sull'energia. E l'energia è quello che in realtà noi, come noi ci sentiamo, come noi riusciamo a vivere le situazioni della nostra vita quotidiana con un'energia più alta di quello che in realtà la società vorrebbe tenerci sotto. Allora. E lì, sinceramente, nell'essere più alti si verificano questi episodi di serendipity.